Allora, dopo esserci assicurati praticamente che a qualsiasi tipologia di ricerca noi riusciamo, tra virgolette, a recuperare quelle che sono le coordinate geografiche sotto forma di stringa ed anche il nome della città, dove vedete che qui come primo elemento c'è esattamente il nome della città, poi la provincia, poi la regione, il CAP e la nazione. Non per tutte ovviamente è in questo formato, quindi state attenti se fate uno split per recuperare soltanto il nome della città. Allora, a questo punto che cosa facciamo? Cerchiamo di far partire una chiamata verso l'API di OpenMeteo. Vediamo un po' come è predisposto il nostro progetto. Allora, nei services abbiamo solo i services di OpenStreetMap. La prima cosa che dovremo fare è esattamente quella di andare a creare il service di OpenMeteo. Allora, vado ovviamente su ng generate service nella cartella services / open meteo, ok? Guardate, quello che va a creare ovviamente è openmeteo.service.ts, che è sempre un injectable per quello che abbiamo detto nella fase iniziale, e quindi qui che cosa andiamo a fare? Andiamo ad effettuare la nostra chiamata. Vediamo un po' come crearla. Allora, non ovviamente nel costruttore, mi creo un metodo totalmente a parte, che sarà ovviamente relativo ad un solo elemento, quindi ad un solo model relativo al weather data, e quindi dati meteo. Che cosa prende all'interno il dato meteo? Prende due variabili, latitudine e longitudine, non ci serve nient'altro. Allora, utilizzando questi due elementi, ovviamente abbiamo var lat di tipologia string, perché questo è quello che ci viene restituito, ok? E poi var lon di tipologia string. Sappiamo che questo qui dovrà restituirci solo un elemento chiamato weather data, ok? Utilizzando il suggerimento automatico, non scrivendolo così a mano, scatena l'import o almeno include l'import già automaticamente, ed ovviamente andiamo ad aprire andiamo a creare la nostra richiesta. Per lo stesso identico principio che noi avevamo generato all'inizio, soprattutto per la parte di OpenStreetMap, che cosa devo creare? Ovviamente un bel blocco try catch, dove vado a prendere l'exception direttamente qui dentro e faccio un console.log, così ce l'ho tracciato, errore, e poi l'exception di riferimento. Se qualcosa va male, quindi riusciamo ad arrivare alla fine di questa tipologia di richiesta, faccio un return null. Ok? Che cosa significa return null? Guardate, lui deve restituire o weather data oppure null, significa che non è riuscito a recuperare le informazioni rispetto all'elemento di riferimento. Che cosa significa? Che non ha trovato la città, c'è stato un problema, ad esempio non è raggiungibile OpenMeteo, non è raggiungibile qualsiasi tipologia cioè potrebbe essere scritto male per esempio l'endpoint, oppure potrebbe essere cambiato l'endpoint, insomma tantissime problematiche che potrebbero capitarci. Quindi la funzione, oltre a restituirci un weather data, ovviamente può restituirci anche un null, ok? In questo caso sappiamo che la restituzione di null corrisponde sicuramente ad un errore. A questo punto che cosa facciamo? Creiamo la nostra fetch, quindi const response è uguale, faccio un po' di spazio così almeno ce l'abbiamo un po' più visibile, response è uguale ad una fetch, ovviamente di quale tipologia di indirizzo? Allora guardate, utilizzo l'interpolata perché tanto dovrò con Alt 9 e 6 dovrò inserire ed innestare questi valori. Allora, l'obiettivo è praticamente prendere questo indirizzo qui, vedete? Esattamente come è composto, con la consapevolezza che abbiamo qui sopra 41 e 12 che dobbiamo modificare, ovviamente. A questo punto che cosa succede? Mi copio, faccio CTRL-C di questo elemento, me lo risposto, vado ovviamente ad incollarlo qui dentro e qui al posto di latitudine e longitudine, guardate, metto un valore interpolato, quindi dollaro var lat su latitude e var lon, guardate, all'interno della longitudine. Quindi questo è estremamente importante per noi perché la response deve essere direttamente compatibile con quello che noi abbiamo dall'altra parte, ok?
A questo punto che cosa succede? Quindi l'abbiamo testata su Google Chrome, adesso ce l'abbiamo direttamente sul service, sempre la solita storia, devo controllare se la response.ok, quindi se non è ok, che cosa faccio? Ovviamente vado ad effettuare un'operazioncina molto semplice che sarà un console.log errore HTTP, ok? Ed ovviamente mi restituirà anche la response.status. Ok, attenzione ad una cosa importantissima, questa è una promise, ok? Ci siamo dimenticati di farlo attendere, ovviamente, cioè di attendere la risposta della fetch, quindi questo qui deve andare in await, ovviamente. Come abbiamo visto nel video precedente dovremmo dichiarare ovviamente questo elemento come asincrono, perché la wait può essere utilizzato soltanto in funzioni asincrone, e questo deve restituirci una promise, ok, di whether oppure null. Ci siamo? A questo punto possiamo accedere a response.ok perché non è più una promise, ma è effettivamente la response di quello che della nostra richiesta HTTP, e a questo punto, se tutto va male, ovvero non sono in status di ok, ovvero nel codice 200, faccio una return null perché anche qui c'è stato un errore. Ok? A questo punto che cosa succede? Se tutto quanto era da buon fine, fondamentalmente significa che sono riuscito a recuperare weather data perché sono in response di ok e sicuramente sarà compatibile con quello che è la risposta creata nel model. Vado a fare una const risposta, ok, ovvero guardate, la chiamo così, dati di tipologia ovviamente weather data, sarà uguale a che cosa? Ad una await, quindi attendi che la response sia decodificata dal JSON con cui effettua la risposta. Ci siamo? Una volta completata questa operazione facciamo una bella return di dati, ok? Perfetto. A questo punto è completa la mia richiesta, devo soltanto provare ad effettuare questa chiamata. Ok? Quando la vado ad effettuare? Beh ragazzi, tecnicamente se ritorno sul meteocomponents.ts, guardate, alla selezione della città, dove prendo la var latitudine, var longitudine e ovviamente anche il var nome, è qui dentro che devo richiamare esattamente quest'altra tipologia di service. Però qui sopra nel costruttore io ho soltanto il service di OpenStreetMap e infatti che cosa devo fare? Devo portarmi, vado a capo per una questione di completezza, di leggibilità del codice, una private meteo service, due punti, open meteo service, ok? E lui automaticamente ha fatto l'importazione, ok? Utilizzando quindi il suggerimento automatico, lui scatena direttamente le import. A questo punto ce l'ho, vado invece di fare il console log, vado ad effettuare una this.meteoservice.datimeteo a cui passo i due elementi principali, var latitudine e var longitudine. Attenzione, non prima di aver effettuato ovviamente un controllo. Scusatemi. Ok? Perché? Perché qualcuno potrebbe cambiare fondamentalmente il valore di latitudine e longitudine, quindi che cosa posso fare? Se ovviamente var latitudine esiste e, facciamo così, se non esiste var latitudine, quindi è undefined o null oppure è una stringa vuota, oppure ovviamente non esiste var lon, ok? Faccio una return, ok? La lascio così semplicemente perché questo mi restituisce un void, però giusto per una questione operativa qui faccio anche un alert per avvertire l'utente errore nel recupero dei dati. Ovviamente questa tipologia di controllo è molto naif, ok? Mi serve soltanto per assicurarmi che questi due elementi esistano, ok? Poi man mano che andate avanti ovviamente potete ristrutturare questa base code, questa base di codice sorgente per migliorarla ovviamente, per effettuare tutte le operazioni che volete. Allora quindi a questo punto ritorno sul mio dati meteo, devo risolvere la promessa, quindi vado soltanto in then e il risultato, ok, esattamente come abbiamo visto nel video precedente, sarà messo all'interno di un arrow con ris. Faccio un console.log di ris e vediamo se riusciamo a prendere queste informazioni. Quindi se vado qui sopra, guardate cosa devo fare, aggiorno la mia pagina ovviamente, diamogli qualche secondo, c'è un errore, non ho avviato il server, ngserve,
Attendiamo che finisca la compilazione per vedere se non abbiamo sbagliato qualcosina. Perfetto, sembra tutto ok. Datemi solo un attimo. Guardate, vado a inserisci città, metto Roma, vado su cerca, seleziono Roma, Lazio, Italia, guardate, e lui mi ha fatto vedere, eccolo qui, esattamente come mi aspettavo, tutte quante le informazioni relative alle precipitazioni, temperatura, tempo e weather code. Capito qual è la situazione? Questo è molto 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 interessante perché? Perché se andiamo su rete o network, a seconda di quello che voi avete, guardate, aggiorno un attimo la pagina per iniziare tutto da capo. Quando cerchiamo ad esempio Pratola Peligna, vado in cerca, vedete è partita la search con la query Pratola Peligna. Proprio la conferma di ciò è che è partita su Nominating OpenStreetMap. Quando invece io clicco su Pratola Peligna L'Aquila, vedete è partita quella su Forecast, ovvero quella su API openmeteo.com, e questa è già una cosa estremamente interessante per noi perché siamo praticamente predisposti e pronti per visualizzare tutti questi dati. Infatti il payload, scusatemi, l'anteprima ci fa vedere quello che ci serve. Queste sono le early units in maniera compatibile con quello che noi abbiamo creato con la classe privata all'interno della struttura, e poi ovviamente dentro a Hurley ci sono tutti quanti i dati in maniera totalmente corrispondente. Questo 0, 3.5 e 1.7.338 e 2 ovviamente sono messi nella maniera più sintetica e veloce e rapida che abbiamo a disposizione. Adesso che cosa dovremmo fare? Allora, al click ovviamente sulla città mi piacerebbe cancellare ovviamente tutti quanti i suggerimenti, metterci un titolo con la città che viene selezionata e poi l'elenco, per esempio, dei dati meteo attuali. Come facciamo in questo momento? Vado ovviamente a recuperare, quindi quando faccio questo, al posto di questo console log, devo svuotare ovviamente quello che è l'elenco dei dati. E quindi che cosa significa? Faccio un dis.elenco uguale a parentesi quadre. Che cosa significa? Che praticamente quando io faccio questa operazione, cerco Pratola Peligna, guardate, o Pratola San Biagio, vedete scompare questo elemento qui sotto, e mi piacerebbe addirittura, vado ovviamente sul meteocomponent.html, che sotto, subito sotto, guardate, mi ricrea un altro div class row, div class call, faccio un'unica colonna lunga 12 slot fondamentalmente, gli metto un bel H1, se volete qui ci posso mettere una HR così almeno vediamo dove si interrompe la parte di ricerca e la parte di visualizzazione. Qui ci metto un valore relativo al two-way binding con ad esempio location selezionata, ok? Questo elemento devo andarlo a inserire sotto forma di variabile all'interno del mio component, dove dico che location selezionata è di tipologia stringa e che inizialmente ha un valore relativo a seleziona la location, seleziona la città. Ok? A questo punto cosa succede? Questa operazione mi garantisce questo elemento qui, vedete? Quando vado ad inserire la città voglio che queste informazioni su selezione città var nome mi vada a popolare location selezionata è uguale ovviamente a var nom, che sarebbe il nome della città completa. Ci siamo? Guardate, a questo punto se vado a mettere inserisci città Pratola, vado in cerca, metto Pratola Peligna L'Aquila, eccolo qui. Questo qui è il valore selezionato. Ci siamo? Se vogliamo semplicemente riprendere solo il nome della nostra città, potremmo utilizzare una split e prendere soltanto il primo elemento. Come faccio? Ovviamente mi riporto una funzionalità molto 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 semplice. Allora dovrei verificare ovviamente se esiste var nom, ma questa è un'ovvietà perché qui sopra non può esserci null, quindi posso evitare anche di effettuare questa operazione. Var nom che cosa faccio? Lo splitto, faccio uno split con il carattere virgola e poi ovviamente prendo soltanto il valore che si trova alla prima posizione, ovvero all'indice 0, e ovviamente trimmo. Perché trimmo? Perché non so se possa esserci qualche spazio tipo alla fine del primo nome. Ok? Questo ha l'effetto ovviamente
se cerco Roma, eccolo qui, clicco su Roma di Botstoi Romania, eccolo qui, mi riporta soltanto Roma. Adesso che cosa mi serve? Guardate, mi vado a riportare, o comunque sia voglio visualizzare tutti quanti gli elementi all'interno di una tabella. Questa tabella la posso popolare solo e soltanto quando effettivamente io ottengo queste informazioni e le metto all'interno del mio di un oggetto che posso iterare. Bene, innanzitutto salviamoci l'oggetto che abbiamo in output da che cosa? Da forecast. Ok, ovviamente questa tipologia di oggetto dove lo vado a mettere? Ma lo vado a mettere su un attributo per fare il two-way binding, ok? Quindi faccio dati meteo di tipologia... scusatemi, voglio evitare di utilizzare gli stessi nomi. No, perfetto, non l'ho mai utilizzato. Di tipologia weather data, ok? Oppure null, quindi fondamentalmente oppure undefined, significa che questo è opzionale perché all'inizio non ce li ho i miei weather data, ok? A questo punto che cosa succede? I dati meteo devono essere setappati, ovvero devono essere riempiti, quindi this.dati meteo è uguale alla risposta della struttura chiamata dati meteo. Attenzione, facciamo così, questo qui lo chiamo solo meteo, diciamo, lo chiamo meteo dati per evitare la confusione con la chiamata, ok? Anche questo qui sopra lo chiamo meteo dati. Ci siamo? Allora a questo punto che cosa succede? Meteo dati ovviamente potrebbe essere null, che cosa devo fare? Allora, il primo step, dato che il risultato potrebbe essere null, è proprio quello di verificare, quindi se ovviamente ris non esiste, ovvero è null, a questo punto che cosa faccio? Faccio un bel alert, errore nel recupero dati meteo. Ed ovviamente interrompo, faccio una bella return sotto questo punto di vista. Che cosa significa? Che in questo caso, dato che ho detto che meteo dati deve essere per forza un weather data, ok, il RIS sono sicuro che non è null. Almeno ho creato anche un piccolo alert per l'utente per effettuare l'operazione, comunque sia per avere le operazioni a disposizione. A questo punto che cosa succede? Vado ovviamente all'interno del mio meteo component.html e subito sotto alla location selezionata mi vado a creare una table, ok? Ovviamente ho Bootstrap, quindi gli posso mettere la class table striped, così almeno le trovo un po' più, cioè una più chiara, una riga più chiara, una riga più scura e così via. E a questo punto gli faccio intanto un t-head, dove gli metto una table row e una th con le informazioni che ho a disposizione. Vediamo un po' quali sono le informazioni che ho a disposizione. Allora, come primo step, guardate, mi riporto esattamente le informazioni meteo, vado a formattare il codice, quello che mi serve sono questi elementi. Tempo, guardate, temperatura, precipitazioni e weather code. Ok? Attenzione, visualizzo prima tutti e quattro gli elementi, ok? E poi vado a migliorarli, ovviamente perché devo fare una conversione di data direttamente qui dentro. Ci siamo? Allora, l'idea è questa. Vado a riportarmi questi elementi, quindi time, temperature, eccolo qui. Allora, mi riporto qui dentro Allora, se voglio utilizzare... allora, qui dentro io posso o scriverle, scolpire quelle che sono le variabili, oppure andarmela a riprendere dal weatherdata.units. Ok, questa è la questione un pochettino più importante. Adesso vediamo che cosa significa. Beh, il primo elemento, invece di scriverci time, posso metterci orario o data. Ok, a questo punto il secondo elemento ha la temperatura, ok, guardate, th. Invece di metterci la temperatura, dato che ci posso mettere direttamente il valore delle unità, guardate, posso utilizzare... Allora, ho chiamato dati meteodati. Allora, meteodati che cos'è? Meteodati noi l'abbiamo costituito, l'abbiamo creato da questo model, vedete? Che ha all'interno un early units, vedete? Che è composto ovviamente da early units messo qui sotto. A questo punto che succede? Quindi posso dirgli vai a prendere l'attributo chiamato early units e vammi a prendere ovviamente quello che è il valore relativo a, scusatemi, temperatura.
Ok? A questo punto cosa succede? Guardate qual è l'effetto, ovviamente è un errore, perché quello che mi dice è che l'oggetto è possibile, o almeno c'è la possibilità che sia undefined. Perché? Perché come abbiamo costruito il nostro weather data, ok, noi abbiamo detto che qui dentro early units potrebbe essere opzionale, ovvero tecnicamente non è che è opzionale, è che qui sotto potrebbe non essere stato inizializzato. Infatti questo è un partial che permette, ok, la non definizione di questi elementi. Infatti, se ci fate caso, questi sono tutti quanti di tipologia, di tipologia opzionale. Come facciamo questa verifica a questo punto? Ritorno sul MediaComponent.html. Allora, a questo punto posso utilizzare l'Elvis Operator che va a verificare che se esiste metadati, se esiste early units, ovviamente mi dà temperatura 2M, ovviamente con la temperatura selezionata, oppure gli mettiamo per esempio temperatura. Ok? Guardate cosa succede. Noi ci ritroviamo praticamente in questa situazione dove al valorizzare del weather data, quindi facciamo per esempio Roma, ok? Vado in Roma-Lazio, guardate temperatura come cambia, guardate cosa succede, mi mette gradi Celsius perché è riuscito a trovare la temperatura. Se volete potete evitare ovviamente di fare questa verifica, potete tra virgolette metterci direttamente gradi Celsius se sapete che funziona esattamente in questo modo, però io con la scusa vi ho fatto vedere un'altra cosa fondamentalmente. Allora, a questo punto non c'ho soltanto il valore della temperatura, ok? Qui c'è pioggia e qui c'è meteo, facciamolo così, meteo perché indica se è nuvoloso, soleggiato o altro. Questi sono elementi che vado a riprendermi esattamente dal mio weather data, precipitazioni, ecco, precipitazioni, forse è un po' meglio, quindi qui precipitazione e stato attuale. Ok, quindi questi due sono gli elementi di precipitazione weather code, quindi fondamentalmente noi andiamo ad effettuare, quando cerco Pratola, vado in cerca, metto un elemento e qui si popola ovviamente tutto quanto. WMO code, tra virgolette, possiamo cambiarlo in, lo possiamo scolpire, ok, lo stato attuale. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo illustrare, dobbiamo visualizzare ed elencare tutti quanti questi dati. Come facciamo? Allora, come primo step vado ovviamente a crearmi il table body, ok? Il t-body, dove vado a mettere una tr e ovviamente tante td. Ok? Che cosa devo ripetere però? Le tr equivalgono ad ogni singola riga, ok? Quindi dove si trovano le tr in questo caso? Guardate, io devo andarmi ad iterare nel weather data tutti quelli che sono gli early data, ok? Semplicemente perché c'è un elenco di early data direttamente qui dentro. Allora, che cosa posso fare? Vediamo un po' qual è la risposta della nostra applicazione meteo. Cerco Pratola Peligna, vado in cerca, guardate, vado ovviamente a riportarmi, scusatemi, devo selezionare, vado sul forecast, vado su Hurley, guardate, e mi vado a scansionare possibilmente quello che è time. Perché non vado a scansionare Hurley? Perché Hurley è un singolo oggetto, ok, che contiene 4 sequenze. Beh, ovviamente queste sequenze hanno una lunghezza identica, perché? Perché ogni singolo elemento si riferisce all'altro, questo lo dobbiamo dare ovviamente per assunto. Non sto mettendo i guard all'interno della mia applicazione perché non è questo l'obiettivo in questo momento, cerchiamo di confezionare l'applicazione nella maniera più semplice possibile. Allora, a questo punto cosa succede? Mi riporto ovviamente vado a scansionare il time, quindi ritorno sul mio meteo component, vado a dire utilizza l'ng4, lo posso utilizzare perché ho messo il common module nella parte di importazione del mio componente, e a questo punto gli dico per let ovviamente td time of che cosa? Meteodati, ok, punto early punto ovviamente time. Ci siamo? A questo punto sappiamo che è certa questa operazione, utilizzo sempre gli Elvis, ok? Così almeno abbiamo la certezza di queste tipologie di strutture con le early units già messe, e se tutto quanto va a buon fine fondamentalmente ho creato delle TR sequenziali. Guardate, se non le vedete è semplicemente perché, ok, non vengono ancora realizzate in maniera diretta. Quando vado per esempio a cercare Roma,
vado in cerca e seleziono Roma-Lazio, guardate che cosa succede qui, mi ritrovo tutte quante le stripe. Allora a questo punto posso ridichiarare o comunque sia utilizzare questi valori. Allora il primo valore quale sarà? Beh, sarà sicuramente il valore di time, ok? Quindi direttamente qui dentro questo qua, questo elemento, lo vado a definire così. Il suo effetto ovviamente sarà pratola, vado in cerca su qualsiasi elemento, vedete questo qui dentro ovviamente sarà il suo valore. Attenzione ad una cosa, ho messo meteo dati, ma quello che devo inserire è effettivamente t, ok? t.early.time è effettivamente lui. Ah, ce l'abbiamo già, a questo punto ho questo elemento a disposizione. Guardate, vado su Roma, vado in cerca, seleziono per esempio Roma-Lazio e qui ho tutti quanti i time. La problematica un pochettino più particolare è proprio che adesso dobbiamo prendere i gradi Celsius, i millimetri e lo stato, ma non si trovano tutti quanti all'interno di questo elemento. Che cosa significa? Praticamente quello che sto scansionando in questo momento è il meteo dati, ok, con i dati relativi all'ora. Adesso con il time. Adesso io devo andare a scansionarmi i dati di temperatura, pluviometria e il codice di stato. Vediamo come fare. Allora, questo for of praticamente non ci permette di accedere agli indici, ok? Ma noi sappiamo che tutti e quattro gli array hanno tutti quanti la stessa identica lunghezza, quindi ho la certezza che posso utilizzare lo stesso indice. A questo punto cosa posso fare? Ovviamente gli posso dire che puoi gestire anche let i è uguale a index, ok? All'interno di questa ng4. A questo punto che cosa faccio? Posso utilizzare la versione un po' più lunga del nostro elemento, quindi del nostro for, richiamando per esempio time e poi soprattutto l'indice i. Ok? Che cosa significa questo? Significa che in pratica l'object is possibly undefined, significa che lui potrebbe non avere accesso direttamente a questo oggetto. Possiamo fare una type assertion, è diciamo una soluzione un po' forzata, perché non tollera che non ci sia un dato esattamente lì dentro, si rompe l'applicazione se abbiamo qualche problema. La cosa che ci interessa però in questo caso è che se sto scansionando questo ng4, questa sequenza di elementi, io posso avere la certezza che esiste meteo dati, avere la certezza che esiste early, ok? E in questo caso guardate cosa succede, ho la certezza, ok, che esiste anche time, se è riuscito a scansionarlo. Quindi cosa significa questo? Significa che in pratica io ho trovato il metodo per riuscire a prendere il valore, ok, della data e adesso grazie all'indice posso prendere anche gli altri valori, ok? Quindi la temperatura, l'indice di pluviometria e così via. Quindi queste sono le informazioni, qui abbiamo le precipitazioni, questo qui dovrebbe essere il weather code, ok? Vediamo se l'ho scritto bene. A questo punto che cosa succede? Se ho Pratola Peligna, ok? Andiamo a vedere, queste sono le informazioni meteo di Pratola Peligna, ok? E questa è una cosa estremamente importante per noi. Ci siamo? L'idea è, allora a questo punto il valore in gradi Celsius, qui ci possiamo mettere per esempio un gradi alla fine, oppure lo lasciamo così, millimetri di pioggia li lasciamo così, dovremmo convertire stato e ovviamente convertire data, ok? Per essere un po' più compatibili con quello che stiamo facendo. Come funziona? Per la conversione della data, il two-way binding, che cosa si porta dietro? Beh, non si porta dietro soltanto gli attributi, ma si porta dietro anche, cioè riesce ad accedere il template anche alle funzioni e quindi ai metodi che vengono specificati all'interno del component. Che cosa significa? Praticamente posso all'interno del mio meteocomponent.ts creare un nuovo metodo. Per esempio, converti Unix to italiano, Unix date data to italiano, ok? Quindi che cosa significa? Qui dentro gli metto una Unix time stamp di tipologia ovviamente number e questo mi deve restituire una string. Ci siamo? A questo punto cosa succede? Vado ovviamente a prendere la data, ok? Const date è uguale a che cosa? Ad una nuova date che vado a convertire ovviamente dallo Unix timestamp
ok? Passando da secondi a millisecondi, ovviamente, facendo questa tipologia di conversione. Perché? Perché tecnicamente la date si deve portare dietro questa conversione, è molto più diretta. Allora vado a ritornare, faccio una return diretta, una nuova, utilizzo intl, ok? L'interval fondamentalmente, ok? Punto ovviamente a tutte quante le funzionalità, tra cui il datetime format, ok? Che prende il locale it-it. Questo è il codice ISO per identificare la data in italiano. Ok? E gli devo dire, ovviamente, questa è la tua configurazione iniziale, vedete le option. Il date style sarà di tipologia short, ok? Ed ovviamente il time style di tipologia short. Perché queste informazioni? Perché altrimenti, cioè, noi possiamo definire tutto quello che vogliamo, cioè, diciamo, esistono degli stili di percezione e di conversione molto differenziati, quelli che include il nome del valore in italiano, il nome del giorno in italiano, il giorno della settimana e così via. Questo cerca di compattarlo con la cosa più semplice del mondo, quindi con il nome, il giorno, mese e anno separati dalla slash e poi il time style soltanto con ore e minuti e basta. A questo punto questo elemento deve formattare che cosa? Il date che abbiamo considerato prima e fin qua niente di particolare. Vado ad utilizzare questo converti data to italiano. Allora, dato che questo elemento ce l'abbiamo esattamente anche in questa let, che è l'equivalente di t, lo posso chiamare t, ok? Questo non cambia assolutamente niente. E mi è più comodo da utilizzare all'interno di questo parametro qui. Vedete? Questo è converti Unix data to italiano. Ci siamo? Abbiamo però una cosa estremamente importante. Questo qui è un valore che viene identificato come una stringa e non può essere assegnato ad un tipo number. Vediamo come fare. Beh, a questo punto andiamo a modificare il convert Unix data in italiano che prende o un number oppure una string. La facciamo più generica possibile. Allora, l'idea però è questa, non possiamo creare un date e moltiplicarlo per 1000 se non abbiamo effettivamente un valore effettivo. Allora che faccio? Vado a creare una const timestamp che è uguale a che cosa? Se il tipo di che cosa? Dello Unix timestamp, ok? È uguale in maniera puntuale a string, ok? Allora vai a fare un parse int, eccolo qui, di che cosa? Dello Unix timestamp. Ok? E quindi qui dentro ci vai a mettere un intero, altrimenti ovviamente con la precisione di 10 valori, ok? In maniera compatibile con quello che è il sistema che stiamo gestendo, altrimenti mi restituisci esattamente, guardate, vado in 2 punti, scusatemi, Unix timestamp, ok? Quindi queste sono le 2 operazioni, le mando a capo così almeno ce l'avete già a disposizione o comunque sia vedete quali sono. Eccole qua. Allora a questo punto facciamo l'operazione sul timestamp direttamente qui sopra. L'errore sembra scomparso, ritorniamo a noi, vado a cercare Pratola Peligna, vado su Pratola Peligna, vado in cerca, Patola. Conoscerete il mio paese? Ed eccolo qui, guardate, questo è il valore. Questo è quello che c'è a mezzanotte, all'1, alle 2, alle 3 e così via. Ok? Adesso ci serve cambiare lo stato, ok? E quindi fare una sorta di funzione di conversione con quello che avevamo creato nella fase iniziale. Ce l'avevo sul blocco note relativo a tutti quanti i valori, ok, con le weather description. Quindi che cosa dovremmo fare? Guardate, dobbiamo prendere in input, quindi seguiamo lo stesso identico principio, prendiamo in input la funzionalità, quindi una funzionalità. Che cosa significa una funzionalità? Vado a crearmi una funzione di conversione. Guardate, lo sposto ovviamente, quindi lo vado ad inserire qui dentro. Ragazzi, giusto per una questione operativa, tutti questi valori li metto, ok, come un attributo che si trova qui sopra, non come una weather descriptions, ma lo lascio esattamente composto in questo modo, ok? Sarà un tipo any, non mi interessa, non ci sono problemi. Allora, la questione è proprio questa. Posso utilizzare quindi un converti dati meteo, anzi facciamo così, codici meteo, dove praticamente prendiamo il code
di tipologia number, ok? Oppure string, ovviamente perché abbiamo sempre la stringa come riferimento. Guardate, lo stesso identico principio di prima, invece di fare il timestamp, guardate cosa faccio, utilizzo, se il code è di tipologia string, mi fai un parse int ovviamente del code e basta, senza un livello di precisione così elevato, altrimenti mi restituisci il code. Quindi facciamo così, lo chiamiamo codice. Se tutto quanto va a buon fine, che cosa facciamo? Facciamo una return di this.weather descriptions. Guardate, potremmo generarla sotto il punto di vista... lasciarla come oggetto un po' bruttina, tra virgolette, perché questo qui indica l'elemento basilare, cioè nel senso potremmo fare una cosa di questo tipo che è un po' brutta, punto code, codice, però non la possiamo fare perché questo qui non è un indice di riferimento, quindi che cosa faccio? Trasformo direttamente questo elemento in un array. Se vado a lasciarlo così dovrei fare una cosa un po' più carina, tra virgolette, ovvero se, allora, ovviamente la weather description, ok, posso utilizzare has own property, ok, che cosa significa as own property? Quindi guardate, as own property, dove gli metto il code, allora che cosa gli vado a definire? Ovviamente faccio una return, ovviamente di this.weather descriptions e utilizzo la notazione array con code, ok? A questo punto lui che cosa mi dice? Attenzione, lui mi dice che questa tipologia di... che l'elemento è stato definito come tipologia any perché noi abbiamo l'ovvia... perché non l'abbiamo definito come modello fondamentalmente, quindi questa cosa è un po' più particolare, dobbiamo verificare, dobbiamo sicuramente convertirlo into string, ok, per essere specifici, andandolo a definire quindi forzatamente definito come tipo in questo modo, dove abbiamo un oggetto la cui, guardate, key è definita come number e poi ovviamente la tipologia sarà di string, di valore sarà string. A questo punto sono certo, ok, che l'operazione, quindi il valore che sto riprendendo è esattamente quello. Adesso lui mi sta dicendo che code potrebbe avere un tipo any, attenzione questo qui non è code ma sarà codice perché l'ho convertito in int ed eccolo qui. Allora a questo punto che cosa succede? Ho ovviamente la weather description, altrimenti else, posso lasciarlo direttamente così, faccio una return, descrizione non disponibile. Ok? Tolgo le parentesi graffe che non mi servono perché c'è solo una tipologia di operazione e poi posso richiamare finalmente questo converti codici meteo. Questo che sta qui lo chiamo così, converti codici meteo, apro parentesi e chiudo parentesi. Questo qui sarà il valore interno al mio elemento. Salvo, ok? Vado ovviamente ad aprire questo elemento, mettiamo Pratola Peligna, eccolo qui, guardate cosa succede allo stato, c'è poco nuvoloso, nuvoloso, poco nuvoloso, sereno e così via. Capite bene che in questo caso siamo riusciti a prendere tutte quante le informazioni. Il prossimo step che vi consiglio è cercare di utilizzare e di personalizzare quelle che sono ad esempio delle iconcine con nuvoloso, poco nuvoloso, il sole e altro, potrebbe essere una cosa estremamente carina da gestire. Prossimo step ovviamente sarà quello di gestire i preferiti all'interno della nostra applicazione. Utilizzeremo il local storage e automaticamente appena abbiamo un preferito, ok, facciamo una sorta di piccola lista dei preferiti che abbiamo nella parte alta, ci ridirezioniamo su questo elemento ed ovviamente ci effettuiamo la ricerca in maniera diretta.